1, 2, 3, prova. Ciao a tutti amici di Story Hunters, siamo qui ad Amorosa con un nostro amico. Amedeo. Io vivo qui al nord del Portogallo da 4 anni ormai, da marzo 2018. Ci sono venuto per una scelta di vita, non essendo abituato a una vita stanziale. A un certo punto della mia vita da pensionato ho deciso di lasciare Roma, dove vivevo, e di andare in un paese non molto lontano dall'Italia, comunque sul mare, e che più o meno conoscevo perché viaggiando c'ero già stato. Peraltro ritenevo di conoscere un po' di portoghese, perché avendo viaggiato, essendo stato in Brasile, eccetera, pensavo di avere un vocabolario abbastanza ampio, cosa che poi è risultata non vera. Perché il brasiliano è diverso. Non tanto per quello, ma è per l'età, perché le sinapsi, la memoria è quella che ha una certa età. Allora, tu praticamente hai scelto di vivere a Viana do Castello, giusto? Sì, a Viana del Castello, però non era l'idea primaria. Avevo deciso di farmi un viaggio lungo tutta la costa del Portogallo, partendo dal nord, andando all'Algarve, e di scegliere poi con calma dove eventualmente locarmi. Fatto sta che giunto a Lisbona ho avuto alcuni inconvenienti con il noleggio della macchina, eccetera, per cui ho lasciato la macchina e ho proseguito in treno, sempre con l'idea dal nord di scendere a sud. Avevo un contatto internet in Viana do Castello e pertanto ho incontrato questa persona, e devo dire che sono stato molto fortunato, perché nel giro di una settimana ho praticamente chiuso il cerchio. Ho scelto Viana, ho trovato casa, ho fatto tutte le pratiche necessarie, sono tornato in Italia, ho riempito la macchina e sono tornato quindi dal 1° aprile avevo la casa disponibile e sono rientrato in Portogallo. Quindi Amedeo, il tuo impatto con Viana do Castello, qual è stato appena l'hai vista? Ma appena l'ho vista, per la verità, era marzo e ho incontrato pioggia e vento. Però il contatto con la persona, appunto, che mi ha fatto da riferimento su Viana è stato dei migliori, diciamo, ecco. Per cui mi ha introdotto, abbiamo trovato subito casa, mi ha fatto conoscere un paio di italiani, perché allora non ce n'erano di più qui in Viana, ed è stato, diciamo, ottimale. Nel proseguio poi mi ha introdotto con la Camera Municipale, dove c'è un servizio migrantes, per cui danno una certa assistenza e fanno conoscere un po' di persone, con la scuola, dove ci sono dei corsi gratuiti di portoghese, e quindi, diciamo, mi sono quasi da subito ambientato, ecco.
bisogna andare in Algarve per il clima, per le falesie, per avere comunque un inverno mite. Raccontaci un po' del clima qua a nord. Sì, diciamo che io l'Algarve non lo conosco sinceramente, perché io al di sotto di Lisbona non sono mai andato. Qui sicuramente è necessario trovare una casa che abbia il riscaldamento, perché le storie che si starebbe bene anche senza eccetera non sono del tutto vere. Oddio, è questione di abitudine, magari uno che viene dal nord Italia è abituato in maniera diversa. Come clima devo dire, sì, ha fatto un paio di mesi piovosi, però la caratteristica dell'Atlantico è che col vento muta, cioè ti alzi la mattina con la nebbia sul mare o sulla montagna. Io abito proprio sotto Santa Lucia, e poi a mezza mattinata si riapre il tempo e si sta bene, voglio dire. A me piace camminare, muovermi, per cui... Quindi anche i costi però sono inferiori. Diciamo che quando sono arrivato io i costi erano più che accettabili. Io non pago una grossa cifra per un T1, sono partito con 250 euro al mese, attualmente sono a 280, adesso mi è stata chiesta un aumento, però voglio dire è accettabile per quanto... Il T1, spieghiamo com'è il T1 che non lo sanno tante volte. La classificazione in Portogallo è T0, T1, T2 e T3. Il T0 sarebbe uno studios praticamente. Monolocale. Il T1 è la camera da letto, e poi a seconda della fortuna puoi trovare la cucina ampia, lo sgabuzzino. Quindi un T1 comprende sempre salone, cucina, camera da letto. Poi il T2 con salone, cucina, 2 camere da letto. Cambia, sì, il T1, T2, T3 cambia il numero delle camere da letto. Poi puoi trovare che sia più o meno attrezzato. Io per esempio sono fortunato perché ho un ampio salone dove ho potuto accogliere i miei figlioli, un'ampia cucina, c'è una sala lavanderia, diciamo un ripostiglio e un corridoio di disimpegno, per cui devo dire sono stato fortunato. Molti ci dicono che in Algarve, ad esempio, con dei cani, con degli animali, è difficile trovare una casa in affitto, è quasi impossibile perché non accettano. Invece la situazione è diversa al nord. Ci hanno detto che è molto più facile trovare case per gli animali. Io conosco diverse persone che hanno animali e che non hanno avuto grossissime difficoltà. Difficoltà ce ne sono sicuramente, però in linea di principio. Poi voglio dire, animali se ne vedono tanti, cioè i portoghesi credo che amino gli animali, per cui vedo un sacco di animali che non sono necessariamente di stranieri. Quasi ogni casa sulla finestra si vede un gattino che sporge eccetera, per cui evidentemente hanno una cultura in questo senso abbastanza amicale nei confronti degli animali. Facevi prima in Italia? Qual è stata la tua vita, diciamo, in Italia, a Roma? Che tipo di... Io ho girato come ho detto prima, non sono uno stanziale, sono nato all'estero, poi sono andato all'università a Padova, poi sono tornato a Roma e poi ho cominciato a lavorare, quindi ho navigato. E comunque il mio lavoro poi finale è stato quello di occuparmi come agente marittimo in casa di spedizioniere, e poi mi sono occupato di trasporti internazionali, import-export e varie altre, diciamo, cose. Per cui ho girato da Trieste a Genova, a Milano,
a Roma naturalmente, Napoli dove sono stato 15 anni e diciamo un vagabondo. Quindi praticamente ci puoi raccontare adesso un pochino la differenza tra l'Italia e il Portogallo, perché le persone dicono ma in Portogallo come si vive? Ma diciamo troviamo quello che troviamo in Italia, i prodotti, la sicurezza, com'è il Portogallo? Difficile da dire, perché è molto soggettivo. Io ho trovato il Portogallo molto tranquillo, diciamo un paese molto tranquillo a livello di sicurezza proprio personale e qualità di vita. Alla fine i portoghesi sono abbastanza, diciamo, accoglienti. Il costo della vita è relativo, perché secondo me nella grande città comunque trovi la tua dimensione. Voglio dire, a Roma, una volta che vivi a Roma, sei romano, sai come muoverti e puoi anche non spendere molto. In Portogallo è più o meno la stessa cosa. Grosse differenze sinceramente sì, un minimo risparmio, ma non è questa grossa differenza diciamo di costi. Come qualità della vita appunto dipende, è molto soggettiva secondo me. E se uno va a cena fuori, più o meno, quanto può spendere a mangiare il pesce? Diciamo come cena intorno ai 15 euro, 20 euro, roba del genere. A pranzo c'è la diaria, c'è il piatto del giorno che è soddisfacente con 6 euro, adesso è aumentato intorno ai 7 euro, 7 euro e mezzo. Fai un buon pranzo, insomma, è una buona cena, voglio dire. Adesso poi ci sono alcuni ristoranti abbastanza rinomati che hanno cominciato a fare la diaria e per esempio il ristorante uno centrale alla Botta d'Agua, che è uno dei costosi, con 15 euro ti danno una diaria e hai a scelta pesce o carne, il vino o la bibita che sia, e poi ti danno a scelta ed è molto, diciamo, molto apprezzato, 4 o 5 tipi di soprammesa, diciamo di Contorni? no, la soprammesa sarebbe il dolce. Il dolce che lo offrono loro? Sì. No, è compresa nel prezzo, ok. C'è anche il caffè. Sì, a livello di comunità italiana ci sono persone comunque che si riescono a frequentare, qui intorno c'è una comunità italiana buona per fare passeggiate, per incontrarsi. Nel tempo è aumentata la comunità italiana, ci si vede di frequente, ci sono dei punti di riferimento, dei bar dove ci si ritrova e con alcuni andiamo a fare delle camminate, con alcuni andiamo a pranzo o a cena. Sì, diciamo che è aumentata la comunità italiana. Ad Amorosa ce n'è una abbastanza grande, a Viana altrettanto. Ma tu che cosa consigli alle persone per fare questo passo di trasferimento? È meglio affidarsi a un'agenzia magari che possa aiutare? Io ho fatto tutto da solo. Dipende da come uno è abituato a vivere e dalle esperienze di vita che ha avuto. Ci sono persone che hanno sempre vengono qua da pensionati, sono sempre stati dipendenti, non hanno capacità di sbrigare non hanno viaggiato molto, eccetera, per cui in quel caso un appoggio lo devono avere. Per chi insomma, è abituato a muoversi può fare anche meno. Per me è stato molto semplice.
perché come ho detto in una settimana ho fatto le pratiche principali, poi tutto è dipeso dalla burocrazia italiana, nel senso l'ambasciata che ti deve iscrivere all'AIRE, Lisbona che ti deve, al tempo, no? Adesso non lo so se sia ancora così, Lisbona che ti deve confermare che tu sei residente realmente da quando, eccetera. E hai avuto non so, il sentore o comunque delle storie raccontate da italiani che hanno avuto problemi, che si sono trovati male, che hanno avuto Ahimè tanti, non ultima una signora col figliolo che sta rientrando in Italia perché non si trova bene, ha avuto problemi con la casa, la prima casa, la seconda casa, eccetera. Di gente che sia rientrata in Italia ne conosco poche, insomma. Magari qualcuno che si è spostato dal nord e è andato al sud in Algarve, quelli sì, qualcuno, però appunto dipende dalle aspettative che uno ha dalle situazioni. Quindi venire qua e stare un mese qua lo consigliamo perché almeno ci si rende conto di dove si vive, la quotidianità, un po' tutto, no? Assolutamente, in una scelta di trasferimento è necessario fare un viaggio di perlustrativo e rendersi conto di quello cui va incontro, insomma, mi pare indispensabile. Raccontaci un po' Viana. Negli ultimi 2 anni è tutto molto cambiato. All'inizio c'era molta più vitalità, c'erano concerti nelle chiese, al teatro c'erano eventi, le manifestazioni sulla piazza. Qui cioè, festeggiare ai portoghesi piace, per cui c'era molta vita nella cittadina. Che tornerà sicuramente. Speriamo. Devo dire, io non sono un gran vitaiolo, però ci sono dei locali, delle birrerie, e ci sono delle nuove iniziative di gente che vorrebbe fare qualcosa e che sta aspettando che si riapra un po' con la situazione. Quindi è una cittadina con teatro, con cinema, con ristoranti? Al teatro, il cinema, il centro è molto ristretto, alla fin fine voglio dire la cittadina parte dalla stazione ferroviaria dove c'è un grosso centro commerciale molto ben fornito e poi c'è l'Avenida che arriva al fiume Lima e lateralmente ci sono la piazza principale, ci sono le varie attività, poi c'è il lungofiume che è molto godibile, cioè ci sono varie situazioni, poi c'è la parte a nord dove io vado generalmente a camminare che ha un'ecovia che è fantastica, cioè a me piace molto. Quindi ho 2 domande ancora, se ci racconti com'è il rapporto con il mare, d'estate si riesce a fare il bagno, che temperature ci sono? Il bagno assolutamente, almeno per me, io vedo i portoghesi che il bagno lo fanno e ci sono anche degli inglesi, della gente abituata al mare aperto così come diverso dal Mediterraneo e che riescono a farlo. Io più che arrivare alla cintola e ritirarmi immediatamente non sono mai riuscito a farlo. Quindi praticamente abbiamo un mare un po' fresco, un po' freddino, però delle spiagge bianche ho visto. Sì, ci sono delle belle spiagge godibili, intramezzate da scoglio, per cui molto, molto variabili.
ci sono molti che amano la pesca e si vedono pescare lungo la spiaggia e lungo il fiume anche. E quello che c'è magari per i cani, ecco, per i cani c'è un divieto di portarli sulle spiagge. Qui a Viana c'è una spiaggia in particolare che è dog friendly, ma Quindi c'è una spiaggia per i cani comunque dedicata. sì, assolutamente. Però voglio dire, i cani si vedono comunque in spiaggia. Quindi noi abbiamo notato che qui in Portogallo, tipo se si attraversa sulle strisce pedonali, le macchine si fermano, c'è un'attenzione al cittadino, forse un po' più di Roma. Che dici? Assolutamente, infatti tornando a Roma mi sono trovato in difficoltà perché distrattamente ho affrontato le strisce pedonali rischiando di brutto. A parte che poi vabbè, a Roma c'è un po' un deterioramento della situazione, per cui vabbè. Quindi praticamente diciamo, il vivere in Portogallo è anche un sentore di rispetto che si sente maggiormente per la comunità, per i cittadini. Assolutamente sì, diciamo che è un popolo rispettoso, non so se venga dal fatto che sino a poco tempo fa erano sotto la dittatura e comunque sotto un regime, e quindi hanno diciamo, un maggiore rispetto di quelle che sono le disposizioni, insomma. Il servizio sanitario, come lo valuteresti? Io personalmente, essendo over, non ho la possibilità di fare l'assicurazione, perché giustamente è una scommessa troppo grossa. Però diciamo più o meno siamo a livello dell'Italia, perché Come diciamo servizio sanitario a livello dell'Italia? più o meno è a livello dell'Italia. I tempi d'attesa sono più o meno quelli. Io ho avuto quasi subito il medico di famiglia, adesso dovrei anche fare una piccola operazioncina e diciamo che non... Quindi gli ospedali sono attrezzati e assolutamente. nelle norme europee, insomma, a livello europeo. So di molta gente che ha avuto difficoltà ad avere il medico di famiglia ancora, e tuttora lo ha. Ripeto, io 4 anni fa forse mi sono trovato in un momento favorevole, adesso magari qualche problema in più c'è. Ok, allora salutiamo gli amici di Story Hunters, ringraziamo Amedeo, grazie per la tua spontanea... È stato un piacere incontrarvi e buon proseguio delle vostre attività. Grazie, ciao a tutti.